Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Oggi siamo anche Ciao. con afflato internazionale perché Fantastico. arrivano le prime domande da fuori Italia, from foreign nations, perché abbiamo, e quindi good day to everyone, abbiamo Tivadar Amzok, sorry, dall'Ungheria. E partiamo subito perché sarà una puntata dove avremo anche un unboxing. Eh sì, oggi abbiamo anche un unboxing, ragazzi. Tivadar, so today we have also an unboxing that you can watch with us. Hi Giuseppe, my name is Tivadar from Hungary. I have a question about one type of investment. I'm really feeling in love with Eberhard Temerario. In case that you have a video with this model, what is your opinion? Thanks in advance. Ok, Tivedar, ti rispondo in italiano. È un buon orologio, ma non so se definirlo proprio investimento. E qui Michele ci può dare anche una mano. Sì. Il Temerario, cassa di forma verticale, Sì. con stesso calibro del Chrono 4, Ok. però in linea. In linea, sì, In linea. ho capito perfettamente il modello, sì. È un orologio particolare che chiaramente ha il suo fascino, un orologio di forma, insomma, questi contatori verticali particolarissimi. Però se la tua domanda è faccio un buon investimento, ti dico no, a meno che tu non lo paghi proprio poco. È un orologio che insomma ha una sua particolarità, una sua linea riconoscibile, unica, univoca, e quindi te la sposo in pieno l'acquisto se ti piace quell'orologio lì. Però se He married your purchase. He married your purchase in Tivadar. full. Così. Michele is close to you. Yes. He married your purchase. But if you want to buy this watch, you have tu devi essere sicuro. You have to sure to like this watch. Yes, So yes. Only for your pleasure, not for the money. not Money the for mon- nothing. No. Not for me. Ok. Quindi that's it. Ok, Tivadar, you are the first one question from Sembriamo- foreign state, from Hungary. I say you hello, and for the next questions, and now we pass to. Abbiamo un altro ragazzo che questa volta però ci scrive dalla Turchia e si chiama, ci ho parlato con lui su Instagram, poi passiamo anche In inglese o in italiano? in inglese, in Ok. inglese. Ma sì, ma quando scrive Sembriamo un po' Totò e Peppino quando scrivono la lettera. sì, No, sì, io sì. volevo Io- Sanguale. Però vabbè, dai ragazzi. E adesso abbiamo Baran Alkan. Hi, we talked before. I hope you well. Rolex removed the diver extension from link from Sea Dweller Deep Sea. I want to hear you your opinion about this. Also, I put it back after our conversation last time perché Baran ha un Deep Sea, un Sea Dweller Deep Sea 126 660 con il link. Allora mi chiedeva, ma è meglio toglierlo o lasciarlo inserito perché può dare fastidio alcune volte, non solo anche su Deep Sea ma anche su altri orologi questa cosa. Io l'altra volta gli dissi, ma puoi anche toglierlo Il link per la muta. il link della muta, sì, ok. che poi Mi è stato chiesto già da altri Sì. clienti, amici. Beh, io da... che poi quel link lì può avere anche qualche significato, perché io ci avevo visto bene in quella discussione, gli ho detto, ma guarda, Baran, può avere anche un significato anche tra virgolette, passatemi il termine, collezionistico, perché alcune volte gli accessori vengono rimossi dagli orologi
conservati, perché uno non vuole il rompiscatole della maglia della prolunga sull'orologio, che per alcuni può essere antiestetico, per altri può essere invece un dettaglio. È diventato un dettaglio perché sul 136 660 l'hanno tolto, e quindi Baran adesso l'ha rimosso, l'ha rimesso sull'orologio. Ha fatto anche bene, voglio dire, però avevo visto bene queste cose, perché poi adesso magari oggi no, perché la gente gli orologi li conserva, quindi fa attenzione, mica, non buttare neanche la cartina, attento, c'è quel pelucco, era dentro quando l'ho aperto, però giustamente potrebbero essere anche smarriti o danneggiati quindi nello smontaggio. Quello rientra peraltro nelle rotture di scatole di un laboratorio, no? Non sono quei lavori che si gradiscono tanto, quindi io a prescindere eviterei, ecco, perché comunque sono lavori che o porti in Rolex e quindi te li fanno perché te lo devono fare perché l'hai comprato lì, oppure qualsiasi indipendente storge un po' il naso, perché comunque è un lavoro che devi fare con molta attenzione, non così semplice, perché la vite, frenafiletti, una roba e l'altra, se sbecchi la vite, se ti scappa il cacciavite, uno fa veramente la massima attenzione agli strumenti migliori, però purtroppo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e quindi il costo-beneficio di fare questo lavoro che magari ti impiega mezz'ora e sei a forte rischio su un orologio nuovo, sei a forte rischio di fargli un po' più piano, perché altrimenti i sottotitoli in inglese giusto. che metterò per i ragazzi non ti stanno dietro. Hai ragione, però sorry. Apprezzo la genuinità della risposta. Sì, ragazzi, qua si vive quotidianamente il lavoro, quindi vi dico, ci sono richieste che sono a volte un po' difficili da gestire, perché gli orologi nuovi, perfetti, intonsi, mi chiedi di togliergli quel link, quanto te lo devo far pagare un lavoro del genere, per l'impegno che ci devo mettere, il rischio che corro, il tempo che passo, perché non è una stupidaggine. Quindi alla fine cosa fai? Glielo fai agitato, riesci sempre, perché poi alla fine riesci, e non fai pagare niente, perché insomma, chiedere una cifra simbolica fai che non far pagare niente, e quindi per questa ragione qua è una delle varie ragioni per cui io eviterei sugli orologi nuovi di andarli a pastrocchiare sostanzialmente, perché comunque il rischio di un piccolo errore umano è sempre dietro l'angolo, e chiaramente su un orologio usato scappa la riga, la metti a posto, sull'orologio nuovo è comunque sempre queste prolunghe comunque si usurano, anche quella del Deep Sea, se non fai attenzione a piegare la libretta rischi di sbeccare l'ingresso del dentino, perché c'è proprio un metodo per piegare, non è quella del 16610. Quella del 16610 è la prolunga più efficace che ci sia, anche quando si usurano le due estremità laterali, tu te lo metti, l'orologio rimane aperto. Ve lo faccio vedere, perché ce l'ho qua. Questa qui è la prolunga del Rolex 16610, due lamierini piegati a libretta, nulla di che. Tac, questo scatta così agganciata, ma ci sono dei 16610 che non scattano più, dove non scattano. Quando tu lo metti, lo vai a mettere così, ma naturalmente tu pieghi la linguetta come ho fatto adesso e poi lo chiudi e ti vai a chiudere l'orologio. Adesso qua sentirete, se non sbaglio, ecco l'aggancio della prolunga, ma il 16610 è ottimo. Ma quelli i glide lock di Deep Sea o altre cose un po' più elaborate potrebbero anche avere un'usura, sono belli. Io però non li tocco mai, neanche quelli dei Seamaster 300, che siano nuovi o che siano vecchi, sono sempre a usura. A me non piace pastrocchiarli, difatti si usano solo quando è richiesto magari una dimensione più ampia del braccio, no? Per muta o cos'altro, o chi va a sciare come Agnelli, no? Che vuole un polsino sulla tuta, certo. Quindi questa è this is our repli, Baran. I hope you find interesting our repli about this, and ci vediamo alla prossima.
See you soon. Ok, passiamo adesso a cosa vuoi fare? Vuoi fare l'unboxing? Ma facciamo l'unboxing. Facciamo dai, l'unboxing, facciamo ragazzi. Abbiamo l'unboxing. salutato i ragazzi dalla Turchia, dall'Ungheria, e adesso unboxing time, no? Allora, Questo è tuo. ragazzi, questo è una cosa interessante a mio avviso, perché oggi mi arriva dal nostro laboratorio, da cui lo dico o lo faccio vedere, poi lo dico. Sei a casa tua qua. Ma sì, ve lo dico. Allora, dal nostro, proprio oggi, lo aspettavo da un po', dal nostro laboratorio con il quale collaboriamo per fare i ripristini totali, casse, bracciali, quelle robe che piacciono tanto attualmente, piacciono tanto anche a me. Fanno sbavare. Sì, che si gode come dei miseria, ricci. sì. È arrivato un Submariner che è cassa e bracciale che ho fatto ripristinare perché era chiaramente bello vissuto e meritava un restyling completo, e quindi adesso abbiamo deciso, visto che è arrivato proprio nel momento in cui allestivamo il set, abbiamo deciso di aprirlo con voi sostanzialmente. Vabbè. Il tuo primo unboxing. Ne ho fatto uno nei miei canali social una Ah. volta, sì, però il mio primo unboxing con te, questo sicuramente. Oh, che emozione! Come quei due che si guardavano l'ultimo insieme. Dobbiamo fare il limone anche noi. Allora, vai, apriamo, via. Vediamo un po'. Anch'io sono molto, molto curioso del risultato, ragazzi, perché lo vedo per la prima volta con voi. Potremmo anche, in teoria, rimanerne Un quadro delusi. staccato. Mm-mm. Rolex. Rolex. Oh my god, Oh Rolex! my Rolex! goodness. Come dicono gli inglesi. Mm-mm. Andiamo a scavicchiare, come diceva Paolo Bonolis, e vediamo un po' che sorpresa avremo, positiva o negativa. Vediamo un po', ancora un pezzettino. Ok, allora qua abbiamo delle spring bar, ce ne frega niente. Beh, buone, pulite. Bracciale, Tensione, ok? bracciale, Giuseppe, bracciale. Si vede un po' che sì. Ma sì, dai, vi Bracciale. faccio vedere poi. Bambù, lasciamoli lì. E questi sono facili. Ok, bracciale, wow. Direi che Fai la mossa. il com'è? bracciale promette bene. Allora, volutamente lasciato leggermente lasco, perché comunque parliamo di un orologio degli anni 90, quindi avere le maglie tutte attaccate non è il caso. Vediamo un po', poi magari facciamo delle soggettive. Vediamo un po'. Bello. Bello. Bracciale, sono soddisfatto, ragazzi. Chiaro, non ho il prima, perché se vi avessi fatto vedere il prima sarebbe stato molto più suggestivo, diciamo. Adesso andiamo a vedere la cassa. Bella sta scatolina me la tengo per altre cosine poi. Allora? Giuseppe, fai tu. No, ragazzi, faccio il giro perché non ho voglia di fare il video dopo, ma tanto... Guardate, Allora, guardate i biselli, ragazzi, guardate che roba. Aspetta, fammi mettere a fuoco qua. Fammi mettere a fuoco. Dove sei? C'è la tua fatta davanti per quello. Vado un po' indietro, meglio. Sì. Eccola qua. Beh, fatta bene, Mamma mia. Fatta bene. Anche la parte posteriore, ve la faccio vedere al volo. Beh, molto bello. Nuovo. Sì. Eccola qua, Miki. Voilà. Questi sono servizi che facciamo
qui in negozio, in collaborazione con un laboratorio ovviamente specializzato che fa quelle cose lì, quindi non le faccio io direttamente in laboratorio, ma mi pongo come intermediario, visto che questi artigiani lavorano solo con i commercianti, quindi non hanno contatto col privato, e fanno dei lavori, ragazzi, veramente eccelsi, che vale la pena fare su alcuni orologi che hanno avuto il loro passato, la loro usura, giusta usura, e che quindi chiaramente hanno bisogno di un restauro. Quindi sì, sono soddisfatto. Tu che dici? Sì, no, ottimo, direi Ottimo. bellissimo. Beh, immagino chi si rivede tornare un orologio così, già quando si fa una lucidatura si può fare una lucidatura a mani libere o lucidature a macchina, che però hanno dei costi anche molto più elevati. Figuriamoci quando si riporta del materiale, cioè la resa estetica poi al proprietario quando torna indietro l'orologio è magnifica. Sì, Ripeto, se poi un orologio che utilizza sempre viene veramente da conservarlo. Un orologio del genere, ma certo, va usato. assolutamente. Questo è un 16-610, giusto? Questo è un 16-610. 16-610 che viene utilizzato anche spesso, cioè, ne ho uno qua e devo dire che lo sto guardando adesso. Ragazzi. Io vi dico anche questa cosa qua, da commerciante, quindi quando vado a ritirare, a comprare orologi in questa condizione, sinceramente non mi pongo neanche la domanda se è un mai indossato o un ripristinato, perché in realtà non c'è differenza, perché questi laboratori, ce ne sono 4-5 in Italia che sono veramente veramente forti, utilizzano tutti i criteri e le misure, gli angoli, le spigolature e quant'altro dell'orologio come era nuovo. Quindi la differenza tra l'orologio nuovo e mai indossato, per esempio NOS, e un orologio ripristinato così non c'è. Quindi per me, quando vado a fare una valutazione e mi viene proposto un orologio in queste condizioni, per me viene valutato come un orologio, esattamente come un orologio mai indossato, come nuovo, eccetera. Quindi questa è la grande differenza, ecco. Sì, molto bello. Ok, bene, proseguiamo con le nostre domandine. Sì, abbiamo Gabriele Cofani che mi aveva già chiesto a suo tempo una domanda che ho fatto slittare in questa qua. Ciao Giuseppe, una domanda per il nuovo video. Aumentando la passione per questi oggetti meravigliosi dopo l'acquisto del mio Panerai, girando per le mie città mi fermo sempre nelle vetrine delle orologerie e gioiellerie. Un parere a te Michele in generale sulla Maison Frederic Costante, soprattutto nelle versioni hybrid. L'idea per voi può avere senso? Come funziona internamente? Prima o poi vi vengo a trovare. Ma l'hybrid non ne ho mai visto uno, però a me non è che... Frederic Costante è una Maison giovane che però ha molta intensità ed è molto dinamica. Ha fatto quel famosissimo orologio che ha l'organo regolatore, il bilanciere con una sorta di wafer in silicio di cui abbiamo già parlato anche precedentemente, che ha delle alternanze spaventose che non riescono neanche a essere lette da un cronocomparatore normale. Quindi no, è una bella maison, anche perché quell'orologio lì costa sui 4.500 euro. Questo qua a me non piace sinceramente, questi ibridi che di fatto sono da fuori un analogico, che però dentro hanno un meccanico, che però dentro hanno dei dispositivi di lettura del proprio stato che poi scarichi su un'app. A me sinceramente non mi dicono proprio niente. Sì, sono belli da vedere, ma belli da vedere al polso di qualcuno, non sicuramente al mio. Io non ho bisogno di quelle cose lì. Piuttosto giro con due orologi, con un watch band da una parte, ma dall'altra parte ho un orologio normale, perché è sempre quello che guarderò. Poi alla fine l'orologio, veramente, se devo iniziare a sapere qual è il mio stato di salute, quanti battiti sto facendo, mi sto emozionando, sto morendo di qua, mi compro uno strumento che è dedito a fare quel lavoro lì. Ma sicuramente non vado a mascherare un orologio
analogico o meccanico che sia, con questi dispositivi, con questi espedienti per poi parere mio, ragazzi, io non è che voglio criticare. Sì, anch'io sono d'accordo, nel senso che sono due mondi che non si incontrano e non è giusto farli incontrare, cioè l'orologio meccanico è l'orologio meccanico, ha quel fascino lì perché quel concetto lì è così da centinaia di anni, e quindi andare a stravolgerlo ibridandolo con la tecnologia attuale, forse noi siamo dei vecchi romantici, non lo so, ma non mi piace. Preferisco decisamente avere il mio meccanico per il piacere di usare l'orologio e un digitale avanzato che sì. mi monitori quando corro, quando nuoto, Sì. e tutto quello che il futuro ci riserverà, perché io sono convinto che fra un tot di anni, non so quanti, praticamente queste cose qua ci monitoreranno esattamente come una centralina della macchina, quindi Sì. probabilmente ti avverte prima di quando ti avvertirà prima di quando accadrà, che è il momento che tu per esempio debba andare in ospedale per un problema, quindi Madonna, sì, potrebbe, sì, secondo me a suon di algoritmi creeranno una sorta di conto alla rovescia sì, artificiale, perché lo faranno, secondo me, ragazzi. Secondo me hanno fatto di peggio, figurati si se non potrà riescono arrivare a queste cose, figurati se non riescono, salvavita, bravo, così, sì, ma figurati se non riescono, adesso è assurdo, figurati se sì, con tutto quello che abbiamo visto non riescono a creare un dispositivo che monitora il tuo stato in funzione di tutto quello, tu il tuo fili stato tutti i di campi, salute, tutto proprio. quello che hai avuto, eccetera, né? Loro fanno un algoritmo sulla base di statistiche consuntive e ti dicono il conto alla rovescia, ci pensi? Il countdown della vita proprio, addirittura. Wow, no, quello no. No, io quello non lo mi voglio faccio neanche sapere. leggere le carte, io figurati se... No, quello Vabbè, proprio non si lo voglio scherza. sapere, però potrebbe potenzialmente essere, assolutamente. Allora, passiamo, quindi la risposta è a me non piace. Federico Stante forse voleva sapere anche velocissimamente in generale, Sì. ma è una marca che fa della produzione anche piacevole, secondo me. Io ho avuto qualcosa nel corso della mia carriera da commerciante. Sono orologi che ho venduto abbastanza facilmente al giusto prezzo. Quello che ricordo più nello specifico era un dress 40 mm con lunetta in oro rosa e cassa in titanio, meccanica ETA a vista 28-24, vado a memoria, un orologio particolare che ho venduto in neanche troppo tempo a un cliente che è contentissimo. Lo vedo, è uno di qua della zona, quindi lo vedo abbastanza spesso ed è uno dei suoi orologi preferiti, quindi insomma ci può stare, non fanno brutti orologi. Ok, passiamo a Vincenzo Bevilacqua con una bella domanda. Cosa ne pensate di Girard-Perregaux laureato? Sapreste dirmi anche il valore di mercato? Beh, innanzitutto Girard-Perregaux fa certe cose anche interessanti che arrivano anche da un po' lontano. Mi ricordo il Seahawk, questo Submariner in chiave Girard-Perregaux, molto bello. Siamo sui 1500 euro, ma questo prezzo è datato un anno e mezzo fa, adesso non so se è salito molto, se mi capiterà di parlarne. Poi Girard-Perregaux famosa per gli orologi Fiat, sì, ti capitano ancora almeno orologi? qua a Torino era il trentennio Fiat, veniva di lavoro Fiat, veniva sancito con un cadeau che era appunto un Girard-Perregaux negli anni buoni 80-90, sì. con la dedica dietro, un Girard-Perregaux d'oro molto basico, quadrante in Sì, però ceramica, monta un 28-92 dentro, e hanno tutto un loro mercato. Noi qua a Torino siamo Sì. depositari del marchio, ragazzi, diciamo. se volete che faccia un video su quell'orologio lì, ditelo, mettetelo nei commenti, perché non è banale quell'orologio, è poi pieno di significato. Sì, poi non so per quale ragione ne sono molto interessati i cinesi a questo orologio qua, quello lì proprio 30 anni Fiat, bolla alert, come il Cecchini dice ciofeca alert, qua c'è la bolla alert. I cinesi sono interessatissimi a quell'orologio lì, quello con la dedica Fiat, perché il modello senza la scrittina dietro non gli interessa. Non ho mai capito il motivo, sinceramente. Occhio ragazzi.
E poi Girard-Perregaux comunque è una casa molto prestigiosa che ha contribuito alla storia dell'orologeria. Il laureato nello specifico, nella versione solo tempo e nella versione crono, è uno di quegli orologi che sta facendo il percorso del overseas, per esempio. Sono quegli orologi che piacciono tanto adesso, che hanno avuto uno storico di disinteresse, e secondo me il laureato è uno di quelli che oggigiorno, parliamo del crono, quello che mi piace di più, è acquistabile intorno, macro prezzi, così 15-20, 14-19, insomma una roba così, dipende, ce ne sono tanti modelli, tante referenze. Sono convinto, ragionevolmente convinto, che possa ancora essere un buon investimento questo orologio, perché secondo me tenderà ad andare verso vette più importanti. Questo per quanto riguarda la parte economica. Per quanto riguarda la parte estetica, di gusto personale, a me piace, è un bello orologio, ha una sua forma, sì. Su progetto sempre Gerald Genta, non so se proprio originale o diciamo preso spunto, non mi ricordo, però comunque mi piace. Sì. E poi ci sono diverse misure, 42, 38 mm il sì. mio preferito, quadrante sì. Guilloché oppure normale, uniforme. Insomma, anche i calibri non sono male, lo spessore di quell'orologio è una bella cosa. Sono orologi che, come dicevi tu, hanno un bel prezzo, però insomma un cronografo che è 11 mm di spessore, giù di lì, non è male. Oppure un solo tempo che si ferma a 1 centimetro, quindi 10 mm, sono ancora un millimetro e qualcosa in meno rispetto ad un 2892 più o meno tipico, sì. Che è già sottile come orologio, quindi è un bello orologetto. Ovviamente costa soldi importanti, perché lo dico sempre quando si esce fuori da certi orologi, perché sembra che i soldi per comprare un Rolex ce l'hanno tutti. Adesso dico questa cosa scandalosa, i soldi per i Rolex ce li hanno tutti, i soldi per i Girard-Perregaux, per i Panerai di un certo a parità di valore economico non ce li ha nessuno. Come mai? Come mai, cavolo? Questa bella domanda. Adesso magari... la faccio io la domanda. Esatto. Rispondeteci nei commenti. Q&A al contrario, reverse Q&A, reverse panda, no? Allora rispondetemi a quello. Ora passiamo all'altra domanda. Andiamo a trovare l'altra domanda, ragazzi. E abbiamo Marco Ciriani. Cosa pensate del nuovo Tag Heuer a carica solare 2450 euro, movimento Citizen? Sarà il futuro o bolla di sapone? Allora, vuoi rispondere tu? Ma no, voglio rispondere così, poi rispondi tu. Voglio rispondere che mentre allestivamo il set, gliel'ho chiesto cosa ne pensi. Purtroppo non eravamo on air, e quindi vabbè, magari se volete iscrivetevi sulla pagina Watch Fan 80, così andate a vedere cosa abbiamo detto. Sì. Parental control, ok. Non è tanto ripetibile, quindi mettila in maniera un po' più altrimenti qua l'algoritmo ci castiga. No, io mi piacerebbe, ma non posso. Marco, guarda, io ho un difetto, Marco. Non mi piacciono gli orologi elettrici in genere, a meno che non siano dei computer. Che vuoi, è un difetto, ma è una cosa mia. È come ti dicessi non mi piacciono le birre rosse o non mi piacciono le birre Weiss o queste cose. A me non piacciono molto gli orologi elettrici, purtroppo. E quindi per me la risposta è no. Non spenderei mai 2450 euro per un orologio a carica solare
Movimento Citizen. Tra l'altro Tag Heuer aveva fatto già qualche cosa con gli orologi elettrici, con degli smartwatch che mi pare non andassero, poi glieli riportavi indietro, ti facevano lo sconto per un altro orologio. Quindi non ricordo bene, con beneficio del dubbio, ragazzi, però qualcosa c'era stato. E quindi oppure certi Tissot che quando vai a cambiare la pila ti chiedono delle legnate allucinanti per cambiare una pila, perché altrimenti l'orologio non si avvia. Perché capita anche quello, questa è vita vissuta, Sì, sì. è successo a lui, è voglia. successo anche a gente che conosco io. A momenti gli chiedevano i soldi per un cambio pila, che si comprava un orologio nuovo. Certo. Però Sì, sì, cose sì. che capitano. Diciamo che quei soldi anch'io non li spenderei, Parere sinceramente. personale, sempre, Mi compro ragazzi, questa il non è Bibbia. Citizen, EcoDrive, e va bene così, insomma, e spendo qualche centinaia di euro per un orologio che in quella fascia lì ha assolutamente senso ed è assolutamente fatto bene, funzionale, tutto quello, però 2000 rotti euro io no. Leo Pensiero, ciao Leo. Domanda scomoda: una collezione completa in 3 orologi è possibile? Facciamo un budget 10k, un abbraccio a tutti e due e ciao ciao. No, 3 orologi, 10.000 tra tutto, Sì. giusto? Ti dico la mia così, a Vai, sensazione, secco, a ma freddo. così. Omega Speedmaster Reduce, quello che vuoi. Poi? Indifferente. Poi vediamo un po', ci mettiamo un Scegli tu. è difficile. devi scegliere tu, Miki. Ci mettiamo un Anche roba nuova, tutto. sì, Tag Heuer Monaco, sì, un orologio di forma che mi piace molto. Adesso ho il pallino del Lebel 1911, quello mi piace un Ragazzi, casino. anche a me piace quell'orologio, quello mi attenzione, piace un casino, ragazzi. quell'orologio lì mi piace un casino. Poi questi sono 3 che mi vengono in mente così al brucio. Togline uno, mettine uno che costa un po' di più, mettici un bel Datejust degli anni 70, 16-0, quello con la lunetta in oro bianco è il 16-01, sì, 16-01, Piepan, quadrante un po' particolare, magari così, ci sta, dai, in collezione ci può stare. Sì, dai, diciamo questi. Sì, anche probabilmente sempre alternativi a quei 3 che ti ho detto, puoi togliere uno e mettere l'altro. Per esempio, togli il Tag Heuer Monaco e ci metti un bel reverso, così ci può stare. Anche lì siamo a budget e basta, dai, non dico più, se no poi... Sì, allora per me invece il discorso vale sull'incentramento della collezione, nel senso, vuoi Sì, è vero. orologi di materiali diversi, vuoi orologi di forma diversa, vuoi orologi con funzionalità diverse. Allora io ti do la mia opinione, caro Leo. Uno sportivo, un cronografo, quindi uno sportivo solo tempo, magari un sub, un cronografo, un elegante. Bravo. Potrei darti roba nuova, roba nuova. Un Tudor 58, un bel sub robusto, propria identità 3K circa, e ne abbiamo ancora. Secondo cronografo, un Longines. Attenzione, perché c'è una domandina dopo su Longines. E Longines poco spendi e hai anche una bella tanto range. rendi. Tanto rendi, bravo. Orologio elegante, un Seiko già tipo, una volta c'erano i Sarb che erano molto, assomigliavano a quella linea un po' elegante tipo dei Just, ma potrei proporti anche uno dei Mule Glashut, dei Glashut, e tu con 10.000 euro ti sei fatto 3 orologi conosciuti con
con tanto di nome, sicuramente che non sono degli orologi da 800 euro, ma questo mi sono venuti in mente tre orologi così. Giusta la suddivisione a categorie, mi piace sì, molto. perché devi Io non ci avevo pensato. tu hai tanto budget, ma devi cercare di abbracciare con sì. un ventaglio tutto quello che potresti riuscire ad avere fra un confine e l'altro. Certo. Il sub. Il crono, è un elegante, sì. Sì, lì con Longines, poi mi vado sulla domanda di Simone Gaiano, lì hai anche una bella macchina, anche relativamente nuova, e tu con 10.000 euro hai speso tutto, giusto per non darti delle marche, delle maison che sono nella parte bassa, no? Cioè qui hai Longines, hai Seiko che fa della bella roba anche a un certo punto con Tudor, e quindi non è male. E poi Glashütte, attenzione, Sì. non trascuriamo mai i tedeschi, poi io li guardo ogni tanto e devo dire che poi invece se vuoi andare sul secondo polso, Miki ha detto bene, un bel Speedmaster Reduce, così stiamo in tema di orologi anche iconici, un Datejust anche, e poi come crono un Eberhard, un Tazio Nuvolari, un Tazio Nuvolari, un Tazio Nuvolari spendi poco, è un bel orologio, un Extra Forte, vecchie referenze, sì, Tazio Nuvolari, anni 90, cavolo, Breitling Chronomat, Breitling, e quanti ne abbiamo? Ne abbiamo un sacco, e sicuramente poi nei commenti ne scriverete altri. Questa era una bella domanda. Ok, diciamo che abbiamo risposto, possiamo passare alla prossima. E qui c'è Simone, no, che dice sempre belle queste live. Domandò: hanno recentemente comprato un Longines Big Eye, tra l'altro con ottimo movimento derivato dal Vajou 7753, modificato in esta verticale, spirale silicio, per iniziare una nuova tipologia di collezione con pezzi più impegnativi economicamente e come specifiche tecniche. Nei prossimi anni, un paio d'anni, avrei intenzione di comprare un diver, un dress watch. Se sul diver sono decisissimo, col Tudor Fixed Pelagos, quindi sui dress watch sono un po' più confuso. Ho giusto trovato un paio di modelli teutonici, Junghans e Glashütte. Voi cosa consiglierete? Dress watch tendenzialmente nuovo, non di forma, dai 2.000 ai 5.000 euro. Ma i Glashütte a me piacciono. Sì, io te lo provo, sì, ma a me piace il Glashütte. Poi è un orologio da provare perché è lontano dai soliti schemi. Ripeto, quando guardi quegli orologi sembra di vedere degli orologi ben più costosi, invece spendi poco e hai un prodotto di pregio che sicuramente, quando ti rivolgi anche ai produttori teutonici, sicuramente non vanno a lesinare in qualità. no. Bello il Longines Big Eye, ci piace. Quello è bello. È bello, a me non piacciono i numeri arabi molto, però mettere un 41 mm con quel movimento lì, vai a concorrere anche con Tagore, con l'Oyer 2, quello lì è uno sviluppo del 7750, che è una macchina più che valida, ancora oggi utilizzata. Bassi. Sì, c'è mi pare abbia un modulo di spostamento dei contatori. Vero? Esatto. Sì, ma se lo fanno i produttori, ragazzi, vuol dire che sono orologi affidabili. Poi una volta mi piacerebbe anche parlare di questi orologi qua, quindi c'era un piccolo difetto di amplitudine forse, che però hanno forse migliorato. Ma i difetti di amplitudine li ha anche Rolex alla fine, sì, girano bassissimi i nuovi Rolex se non vengono poi revisionati. Questo non è allarmismo, per carità, però alla fine si sa, il 31-35 prima che insomma sarà sostituito in efficacia e in affidabilità a tutto tondo, ne dovranno passare ancora di anni, ecco. Non a caso è stato prodotto per più di 30 anni quell'orologio lì, dall'88 al 2020 addirittura, quindi ok, passiamo alla prossima domanda. Baran l'abbiamo fatto, qui abbiamo Fabrizio Gordini. Ciao ragazzi, complimenti, cosa ne pensate del Girard no, il laureato l'abbiamo risposto prima, perché ho saltato, volevo dare abbiamo finito. Abbiamo ancora, vediamo un attimino. Eccola qua. Volevo salutare un attimino Mario Cardillo, perché Mario, vendendo un Explorer 1,
acquistato uno Zenitel Primero di nuova referenza e poi ha acquistato anche un Omega Speedmaster Broad Arrow con 2K di supplemento, tra virgolette. Mario, hai fatto un affarone. Mi ha detto che insomma ha prevalso molto il video che avevo fatto il video di recensione sull'Omega Broad Arrow. Lì c'è stato veramente sentimento quando ho fatto quel video lì, mi è piaciuto molto. Sì. L'orologio è molto bello, poi lui ha preso anche un 2006, quindi il top che può esserci sul mercato di quell'orologio. Le prime referenze i primi esemplari so che avevano qualche piccolo difetto, però poi è stato corretto. Lui ha preso l'ultima issue ed è un orologio bellissimo. Perfetto, certo. No, e quindi questo ha fatto bene. Sì, Mario, complimenti. Bene, Mario. E quindi questa, ragazzi, è finita la nostra puntata già. Allora, 2 informazioni solo così a carattere informativo. Riprenderà martedì uno dei miei video che faremo con un orologio. Vi faccio solo così. È veramente Solo bello, ragazzi. così. Il video che uscirà martedì, anche È il stato prossimo. fermo un po'. Sono stato fermo perché è veramente dura alcune volte, però mi sono impegnato per cercare di offrire dei contenuti di qualità, e quindi uscirà questo video dedicato su un orologio con sempre il mio stile. Ne ho in preparazione anche un altro. Michele è qui anche per darmi una mano e lo ringrazio, e ci saranno poi anche in arrivo prossimamente orologi anche molto interessanti, ragazzi, cose che voi non avete ancora visto mai. E ci metto anche la mano sul fuoco, non si scalda, che vedrete delle cose, vi farete prendere da orologi che non sospettavate neanche. Io non vedo l'ora, quindi, ma il tempo è dalla nostra parte, quindi gioca a nostro favore. Noi ci vediamo presto. Vuoi dire qualcosa? Salutare qualcuno? Sì, guardatevi il video di martedì perché è veramente una bomba, ragazzi. E niente, grazie per tutto, grazie per il vostro affetto, i vostri ritorni, mail, telefonate, quant'altro. Continuate. Noi siamo qua, parliamo anche in inglese adesso, siamo anche internazionali. Mi vado a fare un paio di corsi di aggiornamento perché non è proprio il mio pane, diciamo. Vabbè, dai, l'importante è sorridere, poi alla fine pazienza. Va bene, ciao ragazzi, noi vi salutiamo, alla prossima. Ciao ragazzi, a tutti, a ciao. presto, ciao.